Stanno tutte qua le ragazzette, vedete, poi mentre fai la chiusura le riconosci e scappano. Hanno detto che non devi fare i video. Hanno detto chi? Tu? Rapine, eccetera. Eccolo! Oddio, oddio, mi va! Oggi vi voglio spiegare un attimino come non essere rapinati in metro o comunque nei momenti in cui fate il biglietto o nei momenti in cui fate qualsiasi operazione in cui vi posso mettere le mani in borsa, in tasca, nello zaino. Intanto dobbiamo distinguere qual è la metropolitana più a rischio. Sicuramente oggi è la A, perché la è più frequentata dai turisti e sono più distratti, hanno più soldi appresso, hanno più borse ed è più facile rapinarli o comunque borseggiarli, come si dice in gergo, mentre sulla B, che generalmente va verso pochissime attrazioni turistiche, l'unico rischio è verso il Colosseo, che è quella centrale, mentre sulla A le zone pericolose sono Piazza del Popolo, che sarebbe il Flaminio, Piazza di Spagna e tutta la parte verso il Vaticano, perciò Prati, eccetera. Il primo luogo dove è facile che vi borseggino è proprio nel momento in cui fate il biglietto. Ci sono mille scuse, magari uno è in difficoltà, magari uno lì sta maneggiando i soldi e il rischio è che ti fanno cadere un biglietto a terra dicendoti che è il tuo, oppure ti dicono che lì per terra c'è una banconota o altro e ti dicono che è la tua, oppure ti distraggono facendoti guardare un'altra cosa e invece ti sottraggono la carta che stavate usando per pagare. Ecco lì che è fatto. Attenzione anche che adesso che si usa il bancomat è facile che vi guardino il codice. Dove rischiate molto, per esempio, è quando si sta sulla scala mobile che è stretta, specie se avete la borsa a vista, lo zaino a vista come in questo caso, le tasche aperte come in questo caso. È facile che qualcuno, facendo finta di aver fretta, facendo finta che a un certo punto passa, vi mette le mani in tasca o nella borsa o in altro. Quando si sta sulla banchina è il momento più rischioso perché è possibile fare zig zag tra i bagagli, tra le cose. Come vedete ci sono trolley, queste cose qui, zainetti facilmente a vista, come in questo caso, borse e poi tutta una serie di altre cose. Chi so? Ah, eccole qua. Qui ci sono le famose borseggiatrici, sono loro, vabbè, ma si riconoscono subito. Ma perché ci fate il video, scusa? Te sta a fare il video. Ma chi te sta a fare il video? Sta a fare me? La metro A sta giù, perché ci Ah, ecco, una cosa... La metro B è una violenza che fai la gente la video. Tranquilla. Comunque, le riconoscete subito perché hanno la... Il tuo occhio va così e così. No, è quella che... Sì. Quella che ha preso il cazzotto. Ah, ma siete che ti hanno il pugno alla me... Fissa con l'occhio. E a un altro gli ha detto che... Ma... Ti ha preso un cazzotto a Manzoni, ti ricordi? La Manzoni. Sì, eri proprio ieri. Senti un attimo, però ti posso fare una domanda, senza video. Leva il video. Ma sei tu quella che ha preso il pugno da quello grande lì sotto alla cavura? Non lo so, però poi non... Sì. Perché non è giusto che è inutile che fai... Sì, tranquilla, tanto c'hai la mascherina, il cappello e non ti sta a inquadrare, meglio di così. Stai sbagliando persona, mi dispiace. Vabbè, tranquilla allora. Ma l'ho viste lontano un chilometro io. Comunque raga, neanche il tempo di spiegare come non essere borseggiati che abbiamo beccato un gruppo di 4 borseggiatrici di Termini. Ovviamente le riconoscete perché dove quasi tutti non hanno la mascherina, loro hanno la mascherina. Hanno detto che non devi fare i video. Hanno detto chi? Tu? Che c'è? È un microfono questo. Comunque è bellissimo che le borseggiatrici ti dicono pure le regole, Figurate. Noi li facciamo arrestare in continuazione. Sì, no, ma fa ridere perché ti dicono loro quello che devi fare, capito? Noi facciamo il nostro lavoro, le facciamo. No, ho visto, infatti questo so. Dopo chiaramente Le rilasciano subito. purtroppo le leggi sono queste, ce le ritroviamo qua. No, noi calcola 3 secondi che siamo passati ci hanno fermato la gente subito e ce l'hanno segnalate. Speriamo che prima o poi si sensibilizzerà sta cosa. Grazie. Allora, ci segnalavano anche gli addetti alla sicurezza che le individuano sempre
le beccano sempre e purtroppo non gli si può fare niente. Considera che questo era il momento migliore per loro e l'abbiamo rovinato, perché guardate sta strettoia, arrivi qua, se tu inizi ad avvicinarti alle persone, come te muovi, trovi una tasca o una borsa, capito qual è il rischio? Guardate, questa è proprio la classica strettoia da furto, che si avvicinano qua, è un attimo. Infatti vedi, lui si tiene il marsupio lì, perché se no che abbiamo beccato come le borseggiatrici, allora abbiamo detto subito, quindi proprio la borsa così a rischio, questa Perciò qua vi conviene sempre, tasche chiuse, non aperta come la mia, zainetto chiuso o davanti ancora meglio. Poi questa è furba sta cosa perché funziona una sola scala mobile, ci sono 2000 persone, l'altra è chiusa, come è successo al Colosseo, che hanno dovuto portare una in braccio, è che se tu stai a doppiare metro, troppo ci metti. State sempre attenti perché anche lì è il momento in cui voi scendete a piedi, basta una spintarella, basta uno che fa finta che va de fretta, vede una botta, fa questo, arriva così, pam, e tocca una persona e lui non se ne accorge, capito? A rischio borse, tasche, portafogli, cellulari, tutti quegli oggetti anche come le cuffie eccetera che possono essere rubate, ciao, o che possono essere fatti cadere in modo tale che diventano una distrazione per poi prendere un'altra cosa, cioè io ti faccio cadere la cuffia, ti metto la mano in tasca. Questa è la situazione dell'unica scala mobile che porta da sopra dalla metro B alla metro A. Immaginate che adesso è tranquilla perché abbiamo aspettato che passassero tutti. Se venite qua all'interno vedrete che c'è praticamente uno spazio dove nascondersi o nascondere parte della refurtiva per non essere presi magari con gli oggetti. Una volta che hai preso il portafoglio togli tutto quello che ti serve, carte di credito, bancomat, eventuali codici, soldi eccetera, e butti qui dentro documenti e portafogli. Sempre sulle scale mobili è un altro dei momenti in cui, provando a passare, io per esempio se adesso voglio passare qua, passo, qui c'è la signora, gli tocco la borsa e passo, vedi? Anche qua se io provo a passare adesso ci sono dei passeggini, però il rischio è sempre che, vedete, tutto a portata di mano. Altra cosa, guarda, ciao ragazzi. Anche se tu ti poggi, magari ti metti così, il rischio qual è? Che qualcuno ti arriva da dietro e può mettere la mano qua. Da dove puoi sbucare puoi prendere. Poi quando la banchina si stringe, come in questo caso è molto stretta e molto piccola, lì rischiate che quando è pieno è facile che vi tocchino, mettino mano in tasca, vi si avvicinino. In questi giorni una persona della stazione ha fatto un avviso dicendo attenzione, ci sono gli zingari che rubano. Non ha detto borseggiatori, non ha detto ladri eccetera, ma proprio specificato. È stato raggiunto da un provvedimento disciplinare per aver fatto questa distinzione. Probabilmente lui l'ha fatto in buona fede perché solo un ristretto gruppo è quello identificato nella quantità di furti. In realtà i furti non li fanno solamente le famose zingare che voi trovate sulla metro, ma li fanno anche tutt'altra tipologia di persone, persone senza tetto, persone invisibili. Attenzione, non state a pensare che dovete per forza essere soggetti al furto da parte di questo gruppo di donne, ragazze, eccetera, che tra l'altro sono ben camuffate, ma può essere anche un uomo, può essere anche un ragazzetto, possono essere anche un gruppo di ragazzetti anche di diverse etnie. Cercate di stare con gli occhi aperti su tutti. Adesso prendiamo il convoglio che va in centro, che è quello solitamente a più rischio. Anche all'interno della metropolitana adesso c'è poca gente, però quando c'è più calca, specie verso l'uscita, se lui per esempio sta per uscire, vedete, se io mi appoggio e faccio questo, è un attimo aprire e mettere le mani dentro. Perciò mai esporre lo zaino da sta parte, anche perché non è detto che se c'è tanta gente poi la gente veda quello che succede al tuo zaino specifico, e se non è lo zaino sono le tasche, oppure lo zaino viene utilizzato per far girare lui e nel momento in cui si gira gli metto la mano in tasca, non ti sto rubando niente, tranquillo. Li vedete perché vanno in giro, specie in queste metro aperte, cercando la zona con maggior calca, esatto, perché esatto, qui ce n'è poca, ma se io vado verso il centro dove ce n'è di più è più facile che io la trovi. Poi i gruppi più ricercati sono solitamente le signore turiste, che è più facile che siano distratte perché parlano tra di loro. Ciao! Se vedete, molta gente tiene la borsa molto coperta perché hanno paura che si facciano furti, vedete, abbastanza facilmente anche passando. Ecco, qui già quando si incastra un po' di più è facile che si provi a rubare
specie di turisti? Oh. Sei ripreparato sulla borsa. Borseggiatore. La guida sulle borseggiatrici, che prima le avevo beccate. Pure io stamattina ho beccato. Ah sì, ammazza, sono onnipresenti queste. Sono dappertutto. Sì, tutta la gente quando le vede avvisa l'altro. Prima c'erano un po' più paura. Sì, sono intervenute subito. Poi vedono che le telecamere poi aspettano la fermata dopo. No, per farvi capire, adesso questo è il momento in cui si ruba, vedete, si aspetta che la metro chiuda, se lui ha il telefono in mano, uno mette la mano, glielo prende e se ne va. Lui ovviamente rimane così, la metro si è chiusa e quella se n'è andata. Poi da qui è facile perché o prendi la metro subito al lato opposto, vedete era proprio sincronizzata, oppure te ne esci fuori e fai perdere le tue tracce. Tanti pensano che sono solo, diciamo, le zingare, no? Che poi c'è stato quello poraccio che hanno fatto pure la sanzione, eccetera. Però, come ci dite pure voi, ci stanno proprio le bande. Vari sudamericani, tra cui peruviani, boliviani, ecuadoriani, cileni, quindi sono vari gruppi sudamericani. E che sono quelli che poi possono essere anche più pericolosi, perché se magari tu sventi un borseggio, questi si possono pure arrabbiare perché gli hai fatto perdere soldi. Esatto, infatti io una volta ero un borghese, ho sventato un borseggio e loro mi hanno accerchiato in 6. No, sono tutti adulti. Ah, adulti proprio. E sono anche donne. Fanno gruppi misti. Purtroppo oggi stanno tutti in fissa con la parte femminile, ecco, delle zingare, però in realtà poi... Sulle rotaie dentro i bidoni da spazzatura. Sì, esatto, lo sto a dire, infatti i bidoni da spazzatura perché la prima cosa che ti disfida del portafoglio, metti i soldi in tasca e stai a posto. Manzoni, Piazza Vittoria, vabbè, quelle più vicine a Termini. Quelle più popolose dei turisti. Soprattutto i cellulari. I cellulari, perché il cellulare pure che ci fai 15 euro da quello dei pezzi di ricambio te lo fanno fuori. Poi ho spiegato pure quello di quando si sta a chiudere la porta e tu stai sulla porta col cellulare in mano, te lo ruba, si chiude la porta e se n'è andato, poi tu neanche fai a tempo a dire oddio sta uscì o forse ha preso la metro dall'altra parte perché poi te la sei persa. Adesso che è molto piena la metropolitana è molto a rischio, vedete anche qua zaini così, borse così. Si erano spaventati che gli ho indicato le borse. Adesso la metro era veramente piena e il rischio c'era tantissimo. I turisti erano già spaventati perché comunque gli avvisi per fortuna ci sono, però poi l'abilità è particolare. Ne trovi uno o due, anche sparse lungo il percorso, e non le riconosci perché è come se si cambiassero i capelli al momento. Cioè, secondo me c'hanno proprio un kit di cambio, no? Che ne so, l'hanno vista con la felpa blu e la cosa così, i capelli legati, si sciolgono i capelli, si cambiano la felpa, si mettono un'altra cosa, si mettono una cosa sulla testa e passano, capito? E cioè il rischio è proprio quello, è che tu dici oh l'ho vista prima, ma non può essere quella perché ha cambiato. E invece mo l'ho riconosciuta stessa faccia praticamente. La faccia non la puoi cambiare, te puoi truccare, puoi fare qualcosa, però il discorso è che molta gente va in paranoia. Per esempio se io adesso strillo ladri, tu vedi che tutto il treno si mette in allerta, perché ormai è così. E anche quelli che magari dicono, tipo lui che dice, ecco è scesa, hai visto? Andata. La riconosci, c'ha due tratti distintivi, c'ha sempre il giaccone in mano, perché praticamente col giaccone così si può avvicinare, te lo poggia addosso e copre la zona dove sta a armeggiare con la mano praticamente. Perciò tu già se la vedi col giaccone in mano è già sicuro che qualcosa vuole toccarti, perché se io mi avvicino qua per esempio e voglio guardare nella tasca della signora, non voglio, metto il giaccone così, nessuno vede perché io con la mano sotto faccio questo, capito? E poi sono bravo in equilibrio, se ci fai caso loro non si attaccano mai. Hai mai visto attaccate con la mano? Mai! Anche su quello le riconosci. Mo' a te ti hanno rubato il telefono? A me mai niente. Non ti ruberanno mai niente, dici? No, mai dire mai, non bisogna mai essere confidenti. Fino a mo'. No, io dico sempre, non siate confidenti pensando che è così colà, perché cambia la tipologia di chi vi ruba. Può essere anche un bel ragazzo prestante, eccetera, ecco, tipo lui che dici io non lo so, non mi ruba niente, invece potrebbe essere un ladro. Sono tutte borse grandi, tracolle larghe che nascondono la mano dentro. C'hanno pure le borse con la doppia uscita, cioè loro mettono, è come se mettessero la mano all'interno e poi esce dall'altra, cioè veramente ne hanno architettate tantissime. Sì, volevo un laccio lungo. Se fate 10 euro, te fanno un danno da centinaia d'euro perché i documenti, le carte, tutto quello che c'hai dentro e te stai senza il biglietto, senza i soldi, senza il documento
e non sai manco come torna a casa. Questo è un rischio molto grosso, per esempio anche qua il signore con la borsa così, è facile che passando gliela prenda, ecco guardate, guardate, e questo è il momento proprio in cui succede più casino. Se rimani dietro puoi pure selezionarti il bersaglio, capito? Tutti optano per la scala mobile, ma è sempre più sicuro prendere la scala normale, perché con la scala normale nessuno ti si attacca dietro. Sulla scala mobile, passando, se tu vedi qualcosa da prendere, lo puoi fare anche da qua, vedi, così, in questo modo. Magari mentre stai facendo il video ti passano proprio le borseggiatrici davanti e quello è rischio, capito? Eccole, ci stanno tutte qua le ragazzette. Vedete, poi mentre fai la chiusura le riconosci e scappano, eccole là, sono tutte fuggite. Basterebbe poco, noi le abbiamo individuate in un attimo mentre passavano e poi sono scappate, capito? Abbiamo provato a fare un attimo la chiusura, poi sono passate altre, perché ce ne sono tante e di tante età, poi ci sono i grandi, poi ci sono quelli di diverse etnie e veramente è un'infinita risorsa di furti, di rapine, di scippi, perché si dice rapina quando io ti strappo il telefono dalle mani e corro, per esempio, si dice furto con destrezza quando io invece ti sottraggo qualcosa dalla tasca e tu non te ne accorgi e magari te ne accorgi ore dopo o 3 fermate dopo. Perciò se vi interessa un approfondimento su quello che sono borseggiatori, rapine, eccetera, eccolo! Oddio, oddio, So, un ragazzo che voleva diventare famoso dando un pugno a Cicalone. Sono arrivato, gli ho fatto male. No, bei pugni comunque, no, ho sentiti. Credo di avere dei lividi adesso. Adesso stiamo in situazione di pace, adesso siamo in pace. Abbiamo fatto pace, ci diamo una mano. Vedi, questo facciamo un comunicato che è tutto ok tra me e Cicalone. Non ci sono più problemi, quello che avete sentito e visto prima è stato un momento, un po' di defaglianze. A breve saremo al cinema col film What's Love e questa è la nostra... Vabbè, doveva essere un cameo, è diventata una puntata. Sono entrato, ho menato Cicalone. Ciao. Bella, Valeria. Chiudo qui il video. Vi dico, se volete un approfondimento, ulteriori puntate sulle borseggiatrici, truffatori, rapinatori, violenti e delinquenti che spesso beccate sui mezzi pubblici, scrivetelo qui sotto nei commenti. Per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!